Ma intanto oggi una bella notizia per la democrazia, perché questo tentativo di raggirare gli italiani e di sterilizzare un istituto di democrazia diretta previsto dalla Costituzione è fallito. Cioè il trucchetto di fare una abrogazione temporanea per non far votare gli italiani e sostanzialmente vanificare tutta la campagna referendaria che è avvenuta, lo vogliamo ricordare, nel quasi totale silenzio degli organi di informazione, in particolare del servizio pubblico radiotelevisivo, che ha oscurato il tema. Ha oscurato il tema, tutti i temi, devo dire, non solo il nucleare, tutti i temi referendari sono stati oscurati. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che siamo di fronte oggi a una sfida enorme, quindi io chiedo a chi ci ascolta di fare uno sforzo. C'è tanto materiale sul web. Greenpeace ha lanciato una piattaforma ipazzisietevoi.org in cui è possibile non solo firmare ma anche attivarsi sia via web sia scaricando i volantini che dicono ai cittadini invitano i cittadini il 12 e il 13 di giugno a votare. Quindi io chiedo a tutti quelli che ci ascoltano, per favore andate sui siti, scaricate il materiale di Greenpeace, se trovate altro materiale lo trovate anche sul sito fermiamoilnucleare.it, stampatevelo a casa, mettete questo materiale nelle buche delle cassette delle poste del vostro palazzo, perché siamo di fronte ora a una situazione, diciamo, bizzarra, nella quale si vota tra 2 settimane, meno di 2 settimane, senza che ci sia stata una adeguata campagna di informazione al pubblico. I partiti non hanno avuto un atteggiamento coerente e hanno sottovalutato la portata, e in questo senso credo che soltanto negli ultimi giorni c'è stato un minimo di risveglio, per fortuna, perché c'è stata una sottovalutazione della rilevanza sociale che i temi posti dai referendum hanno per i cittadini. Cioè, da questo punto di vista i partiti, devo dire, io ripeto, solo con ritardo l'opposizione si è svegliata, per fortuna meglio tardi che mai, ma è certamente un segno di aver forse pochi, diciamo, una minore sensibilità rispetto a quello che si muove effettivamente nel Paese. No, da quello che abbiamo capito, le schede verranno ristampate, cioè il tentativo del governo di abrogare le norme di cui si chiedeva l'abrogazione, aggiungendoci dei commi che di fatto fanno intendere che il nucleare, diciamo, è una partita che rimane aperta. Comma 1 e comma 8 praticamente vengono, diciamo, i quesiti referendari, non potendosi abrogare ciò che è la parte che è già abrogata, si va ad abrogare quella parte in più che il governo ha messo. Da quello che abbiamo capito, le schede per gli italiani verranno ristampate in questo senso, mentre si manterranno le schede degli italiani all'estero, che erano quelle col vecchio quesito. Gli italiani all'estero dovevano ricevere per posta le schede entro oggi, e quindi non ci sarebbe più il tempo tecnico di ristamparle per loro. Adesso il problema è arrivare al quorum, non è una battaglia vinta. Se dal punto di vista dell'opinione pubblica noi sappiamo, e l'abbiamo visto anche in Sardegna, che l'opinione della stragrande maggioranza dei cittadini italiani è contraria al nucleare, adesso perché il referendum sia valido bisogna arrivare al 50% più uno, quindi è necessario che tutti coloro i quali hanno seguito come voi il tema ci aiutino, perché bisogna muoversi con canali non, diciamo, non con quelli standard che sarebbero la televisione e la radio, ma con canali come il web, per cercare di colmare questo gap informativo che è terribile. Cioè siamo di fronte, come abbiamo visto, a un oscuramento dell'informazione che è veramente quasi da regime.
che nella nostra Costituzione il referendum è solo abrogativo. Quando un referendum abrogativo cancella delle norme, per legge diciamo, devono passare 5 anni prima che il Parlamento torni sulle norme abrogate. Quindi purtroppo a noi manca come strumento che invece in altri paesi hanno e che ha usato la regione Sardegna, che però è una regione a statuto speciale, manca lo strumento del referendum consultivo, e quindi noi possiamo soltanto abrogare delle norme perché così è scritta la nostra Costituzione. Certo, forse introdurre l'istituto di un referendum consultivo non sarebbe male, però questo al momento non è possibile.